Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi farò come promesso un tutorial su come fare le spallinate più supreme per andare a pescare, migliori di tutte per qualsiasi mare, mare agitato, mare calmo, spiaggia, scogliera, tutto. Voi dovete solo lasciare like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere il video con chi ha bisogno anche esso di questo tutorial. Se alla fine del video avete altri dubbi o domande, scrivete qui sotto nei commenti qualsiasi cosa e vi risponderò io personalmente. Buona visione. Allora ragazzi, vi faccio vedere intanto tutte le spallinate uno a uno di quelle lì che secondo me sono le fondamentali spallinate, le più potenti di tutti, che andrete ad utilizzare sicuramente maggiormente. Comunque intanto qui vedete che io insieme a mio papà teniamo tutto in ordine, perché l'ordine è la prima regola. Infatti guardate qua, abbiamo il mio lato e quello suo, con questi foglietti che indichiamo ovviamente la tipologia della spallinata. Allora ragazzi, intanto a che cosa serve una spallinata? Magari voi state intraprendendo questa pesca per la prima volta, siete all'inizio, e quindi vi spiego anche che cosa serve. La spallinata serve per far scendere la lenza sul fondo in una maniera più naturale possibile, perché se noi mettiamo solo un piombo di 10, 20, 30 grammi affonda subito, arriva boom sul fondo, e quindi al pesce si potrebbe insospettire, è difficile che mangia, mentre la spallinata, essendo tanti pallini di pochi grammi, pochissimi grammi ciascuno, distribuiti per 60 cm, 1 metro, 1,5 metri, 2 metri, la lenza scenderà in modo ondulato, seguendo la corrente, in maniera molto naturale, e quindi il pesce ha più probabilità di attaccare quell'esca. Ovviamente se il mare è agitato non possiamo mettere tantissimi pallini distribuiti in 1,5 metri, ma metteremo più grammi distribuiti in meno lenza, 60 cm ad esempio, perché altrimenti si andrebbe a intorcigliare tutto quanto. Adesso ragazzi vi spiegherò meglio, iniziando a prendere vediamo questa qui, 1 metro di spallinata aperta, filo 16,5, perché questo è il mio lato, quindi pesco con la canna che è più pesante, 0,80 grammi, non è nemmeno un grammo, quindi leggerissima. Cosa significa? Che questo si fa praticamente con mare calmo. Di più quindi per le spigole, perché la spigola mangia col filo tutto svolazzo, perché meno grammi abbiamo più sta in aria la lenza e ci sarà più tempo per cadere a fondo. Quindi siccome la spigola mangia anche a mezz'acqua oltre che sul fondo, a noi non ci interessa che vada subito sul fondo, quindi facciamo una spallinata con pochissimi grammi. Ce l'abbiamo qui, questo è l'inizio della spallinata, vedete? Questo non c'è nemmeno il bulk, non serve il bulk in questa spallinata per la spigola, fatta apposta per la spigola, perché appunto la spigola è più sospettosa del sargo, è più intelligente, perché il sargo aggredisce, mentre la spigola che è più furba, che mangia nel mare calmo praticamente, appena c'è un leggero peso in più, quindi concentrato tutto in un punto, il bulk, lei sente quella cosa che non va e quindi sputa l'esca, perché lei mangia a risucchio. Quindi capito perché non serve il bulk per la spigola, e quindi anche perché quando scende, essendo meno peso, è sempre più naturale. Quindi questa è la prima spallinata ragazzi, per la spigola nella spiaggia specialmente, però si può usare anche dappertutto questa. Ragazzi, passiamo alla prossima spallinata, questa qui di 1,40 grammi in 1,5 metri di lenza, sempre spallinata aperta. Che cosa cambia con questa? Questa qui era proprio incentrata sulla spigola, perché aveva tutte le caratteristiche per assediare proprio la spigola. Non aveva il bulk, aveva pochi grammi, qui c'è un po' di grammi in più, però è sempre aperta, in 1,5 metri di lenza, quindi sempre non si può usare in un mare agitatissimo, perché come abbiamo detto prima, per un mare agitato deve essere concentrata la spallinata, come ad esempio qui, 2,5 grammi in 60 cm, questa sì che è per il mare agitato, ma questa qui è una via di mezzo, un mare non agitatissimo ma che ci sbatte. Quindi ci deve essere sempre un po' di onda. Si può usare anche col mare calmo, però non conviene tantissimo. E si può insidiare anche, se il mare ci sbatte un pochettino, il sarago. Però puoi prendere anche la spigola, perché è sempre 1,50 m di lenza che volteggia così. Quindi diciamo che un ibrido, puoi prendere qualsiasi pesce con questa, però il mare deve sbatterci un pochettino, se è totalmente calmo non conviene. E la usciamo, la faccio vedere pure questa bene. Allora ragazzi, la prendiamo, quindi avete capito, no? Questa qui è una spallinata ibrida, inizia con questo bulk
Vedete qui c'è un pallino storto, non ho fatto un pochettino male. Però questo bulk ci permette che quando entra la lenza in mare, questa qui volteggi, ma questa già entra in pesca, quindi il galleggiante è già in pesca, mentre che questa volteggia questa parte. Quindi ragazzi, eccola qui, vi faccio partire dall'inizio. Bulk per far entrare subito il galleggiante in pesca essendoci mare più agitato. Poi vi faccio vedere una cosa, quando fate la spallinata e siete arrivati già a mettere 3 pallini dopo il bulk, prendete il pallino di mezzo e fate così. Dovete calcolare che questo pallino qui non tocchi questo pallino qui e non lo supera, perché se lo supera si ingarbuglia tutto. Invece dovete farlo arrivare in mezzo tra questi 2 pallini. Quindi questo deve arrivare in mezzo a questo, facendo questa prova così. Di conseguenza bisogna calcolare, dopo che calcolate il primo, anche il secondo. Quindi prendete il terzo pallino della spallinata dopo il bulk, lo stendete e vedete che il secondo pallino in confronto al quarto ci capita praticamente in mezzo, quindi impossibile che si ingarbuglia. Se questo lo superava, si ingarbugliava durante il lancio. Quindi fate questa prova nel frattempo che create la spallinata, ragazzi. Penso che avete capito, no? Se non avete capito, tornate indietro nel video che ve lo riascoltate. Quindi bulk piano piano si chiama aperta perché vedete che man mano la distanza tra i pallini aumenta di 2 a 2, di 4 a 4, di 6 a 6, quando volete farla lunga, le vostre esigenze. Ragazzi, qua mi sto allungando troppo. E qui poi dovete fare 2 asole ovviamente nella spallinata, una all'inizio che poi si attacca il resto della lenza dove c'è il galleggiante e poi una dove si attacca il terminale con poi l'amo. Quando fate l'asola vi conviene attaccare l'ultimo pallino praticamente attaccato all'asola, come vedete. E abbiamo visto anche questa qui, la spallinata. Abbiamo visto la prima per la spigola, questa qui per il mare un poco che ci sbatte. Bene ragazzi, vista anche la seconda spallinata, andiamo a vedere quella lì proprio per l'anche, se volete, la scogliera, per il mare proprio agitato. E nella scogliera, se il mare è agitatissimo, io non vi consiglio spallinate dalla scogliera. Io vi consiglio di mettere un galleggiante fisso con un biombo, uno sotto il galleggiante e uno attaccato all'amo, perché se voi andate con il mare agitatissimo voi puntate i sarghi nella mareggiata, quando ci sono le onde, loro non pensano a vedere il piombo lo scambiano per una pietra, quindi anche se lo mettete vicino all'amo loro pensano che è una pietra, quindi se lo mangerà. Si fa una spallinata molto più pesante, perché se c'è il mare agitatissimo e fate una spallinata leggera, la spallinata fa così e si ingarbuglia tutto, quindi si deve appesantire e si deve compattare. Quindi guardate che bulk che c'è. Sto bulk, solo questo pesa praticamente un grammo di bulk e si lascia un po' di spazio dall'asola. Io ne ho lasciato un po' assai, per poter lasciarlo anche di meno, perché mi metti caso che il mare è più agitato del previsto, poi mi mettete altri pallini qui e si appesantisce il tutto. Poi 2 cm il primo pallino, poi 4 cm, 6 cm e poi fate sempre la prova, arrivate a 3 pallini. Prendete quello di mezzo, quindi il secondo, e vedete che il primo non supera il terzo pallino, quindi a posto. Poi prendete il terzo pallino, vedete che il secondo non supera il quarto. Prendete il quarto pallino e vedete che il terzo non supera il quinto. Prendete il quinto e vedete che il quarto non supera il sesto. E così via, fino alla fine. Vedete che sempre un pochettino si allarga e poi finisce dopo 60 cm, sempre attaccato all'asola. C'è l'ultimo pallino. Ragazzi, l'asola dovete farla il più piccola possibile. Adesso vi faccio vedere anche il nodo dell'asola, perché così mi va. Però ragazzi non ve lo faccio vedere con la lenza, perché sennò non vedete bene. Quindi ve lo faccio vedere con la sacola del fucile subacqueo. Facciamo l'asola, facciamo un giro, così normalmente, e si formerà l'asola, la prima asola. Poi allungate qui, tirando questo, allungate per stringere il più possibile. Fate un dito medio, non vi sto mandando a fanculo. Fate il dito medio, oppure potete fare anche così con l'indice. Girate intorno all'indice così e vi si formerà un'altra asola. Tra queste 2 asole fate passare il filo qui. Passerà in mezzo, vedete, passa in mezzo alle 2 asole. Fatto ciò, ovviamente, prima di farlo passare in mezzo, tirate sempre per far stringere questa volta la seconda asola che avete fatto.
Poi, dopo che avete stretto la seconda asola, fatelo passare in mezzo alle asole e poi dovete prendere, vedete qua com'è? Dovete prendere la seconda asola, quindi quella che sta dietro, prenderla, l'ho presa, e poi tirare. Stringete e vedete qui una prova per vedere se è fatta bene, deve stare dritta. Poi la fai dall'altro lato allo stesso modo. Questa la faccio più grande, così vedete. Quindi l'asola 1, tirate intorno all'indice o intorno al medio, tirate di nuovo tra le due asole, prendete l'asola di mezzo, l'asola di dietro, questa qui, la seconda, la prendete e la fate passare dentro la prima asola. Pum. Controllate se tirate qua sotto l'asola, ovviamente non si deve togliere, non si deve restringere l'asola, che sennò vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vedete? La dovevo fare grande, l'ho fatta più piccola dell'altra e niente, deve essere un maestro. Vedete che è dritta? Mi è venuta meglio di questa. Questa vedete che è un po' storta, non mi piace. Questa qui invece è bella dritta, questa è perfetta. Comunque ragazzi, vi ho fatto vedere tutte le spallinate, vi ho fatto vedere anche come si fa l'asola, che si fa all'inizio e alla fine. Ragazzoli miei, che dire, il video giunge al termine, spero di esservi stato più d'aiuto possibile. Se avete domande, se avete dubbi, se avete perplessità, scrivetemi qui sotto nei commenti, io vi risponderò. Hanno messo anche la funzione di rispondervi vocalmente, quindi può essere che a qualcuno di voi risponderò anche vocalmente. Ah no, pensate che privilegio. Comunque, iscrivetevi, lasciate like, condividete con chi ha bisogno, iscrivetevi con la campanellina, Poi iscrivete, a fianco sponda la campanellina, la cliccate e andate nell'ultima di sopra, quella lì con tutte le cose di là, perché così vi arriveranno tutte le notifiche dei video e rimarrete informati su altri video tutorial oppure altri video di pesca a bolognese, a spinning, pesca subacquea, qualsiasi tipo di pesca. Lo trovate qui, in questo canale. E piano piano ci evolveremo, ragazzi, siamo quasi a 400 iscritti, dobbiamo arrivare a 1000 per iniziare. Come antipasto, poi arriviamo a 10.000, poi arriviamo a 100.000, poi arriviamo a 1.000.000. E intanto arriviamo a 1000. Da me, dallo sfondo e dal pesciolino è tutto. Alla prossima.